Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questa nuova puntata ci concentreremo su una delusione piuttosto recente che ha segnato il calcio italiano: l'esclusione degli azzurri a 60 anni dall'ultimo mondiale mancato dalla Coppa del Mondo in Russia nel 2018. Un'eliminazione sancita dalla sconfitta nei playoff contro la Svezia, ma che è partita molto più da lontano. Parleremo di Azzurro Tenebra, la clamorosa eliminazione dell'Italia dai mondiali del 2018. Dal giorno della loro istituzione, l'Italia aveva saltato solo 2 volte l'appuntamento coi mondiali di calcio. Nella prima edizione, nel 1930 in Uruguay, i problemi organizzativi e logistici portarono tutte le nazionali europee più forti a dare forfait, tanto che la competizione terminò in salsa sudamericana con la finale tra i padroni di casa e l'Argentina. Poi la competizione prese piede e l'Italia si era fatta beffare solo nel 1958, in una strana partita di spareggio contro l'Irlanda del Nord, vincente nella ripetizione dopo che la prima sfida fu disputata senza l'arbitro ufficiale e venne derubricata ad amichevole. Fu un'eliminazione che portò alla svolta della chiusura delle frontiere e dell'abitudine di affidarsi agli oriundi, mossa che iniziò a dare i suoi frutti solo dopo il disastro del 1966 contro la Corea del Nord. Da allora l'Italia non ha più mancato un colpo, a volte superando anche gironi di qualificazione particolarmente complicati. Tanto da considerare, nell'epoca moderna del calcio, la presenza degli azzurri praticamente scontata ai mondiali, al pari di quella di nazionali come il Brasile, la Germania e l'Argentina. Anche perché ai tempi del mondiale del 1958 il torneo era a 16 squadre, non a 32 come quello delle ultime edizioni, con le conseguenti difficoltà che può comportare qualificarsi in un torneo con la metà dei posti disponibili. E allora cosa è andato storto nella campagna per Russia 2018? Come molto spesso avviene, il fallimento finale è solo l'epilogo di un declino che parte da lontano. Quando l'Italia uscì ai mondiali del 2010 in un girone peraltro decisamente alla portata, nel primo turno eliminatorio, sembrò il riflesso fisiologico della vittoria del 2006, col ritorno di Lippi in panchina che portò a un eccesso di riconoscenza verso i protagonisti del trionfo mondiale, simile a quello di Bearzot in Messico nel 1986. La finale degli europei del 2012 sembrò infatti una pronta ripresa. Il primo campanello d'allarme, sempre con Prandelli CT, arrivò invece ai mondiali in Brasile del 2014, un gruppo diviso tra senatori e nuovi innesti in difficoltà, con una bruciante eliminazione al primo turno. Si puntò allora su un nome pesante come CT, quello di Antonio Conte, che aveva riportato lo scudetto alla Juventus per 3 stagioni di fila dopo gli anni di Calciopoli. Ma la nazionale che affrontò gli europei del 2016 sembrava forse la più debole degli ultimi 30 anni. La grinta trasmessa dal CT portò al compimento di grandi imprese come le vittorie contro Belgio e Spagna, ma la sconfitta ai rigori contro la Germania nei quarti di finale portò all'esaurimento di quella girandola. Conte gettò la spugna lamentando poca collaborazione da parte dei club e scarsa considerazione per il lavoro della nazionale. A sorpresa, il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, annunciò l'arrivo come CT di un vecchio lupo di mare come Gianpiero Ventura, dopo un lustro al toro. Decisione sorprendente, visto che l'arrivo di Conte sembrava aprire, anche grazie all'aiuto economico degli sponsor, a un'era in cui il CT della nazionale doveva essere una forte personalità, un catalizzatore anche dal forte appeal mediatico. A Ventura venne affidata una nazionale con molti elementi al tramonto e una mancanza, ormai atavica nel calcio italiano dell'ultimo decennio, di nuovi talenti da inserire. In più, il sorteggio delle qualificazioni non fu di certo benevolo, un solo posto a disposizione per la qualificazione diretta e la fortissima Spagna nel girone. Sopravanzare gli iberici sembra difficile, ma la partita d'andata a Torino, terminata in parità, è incoraggiante. Ventura litiga con Pellè per la sostituzione e di fatto l'attaccante esce definitivamente dal giro azzurro, ma l'Italia si mette nelle condizioni di potersi giocare il primo posto anche pareggiando al ritorno in Spagna, a patto di dare il massimo per ottimizzare la differenza reti contro le altre squadre del girone. Qui emerge il primo limite di mentalità. Mentre la Spagna seppellisce di reti il Liechtenstein, l'Italia si ferma a quota 4 gol, strappando peraltro solo una vittoria in extremis in Macedonia. Si arriva al 2 settembre 2017 con Italia e Spagna a pari punti, ma la differenza reti saldamente in mano agli iberici. Al Santiago Bernabéu però l'Italia si sgretola, 3-0 per la Spagna con doppietta di Isco e gol di Morata, ma il dominio delle Furie Rosse è disarmante. A posteriori, Gianpiero Ventura fisserà in quella partita il punto di rottura della sua gestione. Racconterà il CT.
Russia 2018 doveva essere il trampolino di lancio per essere poi tra i favoriti all'Europeo. Tutto aveva un senso e ha funzionato fino alla gara con la Spagna. Siamo arrivati a quella partita reduci da 7 vittorie e 2 pareggi. Dopo quella gara invece è partita una demolizione senza precedenti, un delitto premeditato mai visto. Sono diventato l'unico colpevole di tutti i mali. La federazione spettatrice, la squadra salvata. Tutta colpa di Ventura. Ventura ha preso il palo, Ventura ha sbagliato il gol, Ventura ha fatto uscire l'Italia dal mondiale, Ventura ha fatto commissariare la FIGC. Fino alla Spagna io ho fatto l'allenatore della nazionale, dopo ho fatto il pungiball. La prospettiva degli spareggi diventa un incubo, l'Italia pareggia anche contro la Macedonia, la squadra sembra non seguire più il CT. Si arriva al sorteggio dei playoff con la Svezia, tecnicamente alla portata, che assume improvvisamente l'aspetto di uno spauracchio. Si gioca all'andata alla Friends Arena di Solna, una partita senza nervo. Vince la Svezia di misura, l'Italia si rammarica per un palo di Darmian, ma in vista del ritorno a San Siro va in scena una riunione drammatica. I senatori della squadra, come Buffon, Chiellini, Bonucci e De Rossi, chiedono un confronto al CT, offrono suggerimenti per provare a ribaltare il risultato, ma Ventura la prende malissimo, minaccia le dimissioni, risponde allora la formazione, fatela voi, e poi lascia per mezza giornata il centro sportivo di Appiano Gentile. Il CT non prende in considerazione di schierare il tandem Immobile-Belotti, né un tridente con Lorenzo Insigne o El Shaarawy dal primo minuto. La formazione schierata il 13 novembre 2017 contro gli svedesi recita Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, Candreva, Parolo, Jorginho, Florenzi, Darmian, Immobile e Gabbiadini. L'Italia ha le sue occasioni ma manca la spinta giusta. Lo psicodramma si consuma quando a metà ripresa Daniele De Rossi si rifiuta di entrare, sbottando in un plateale. Cosa entro a fare? Dobbiamo vincere, non pareggiare. Fate entrare Lorenzo o Stefan, riferito a Insigne o El Shaarawy. Ma Insigne non entrerà, la partita finirà 0-0. Ai mondiali andrà la Svezia, il match finirà con Gigi Buffon in lacrime, con la prospettiva del suo quinto mondiale consecutivo, sfumata nella maniera più inaspettata. Ventura, atteso in sala stampa per le inevitabili dimissioni, non si presenterà né si dimetterà come previsto, così come temporeggerà anche il presidente Tavecchio, che ai microfoni di Mediaset, alle Iene, si difenderà. È una debacle tecnica, è stata colpa di Ventura. Contro la Svezia sono state fatte scelte tecniche sbagliate della formazione. Abbiamo giocato proprio male, con gente alta quasi 1,90 m, noi crossavamo in mezzo. Dovevamo aggirarli coi piccoletti, ma loro stavano in panchina. Come si fa a non far giocare Insigne? L'ho detto allo staff prima della partita. Ma sarebbe bastato davvero solo Lorenzo Insigne a evitare la disfatta? La questione si è chiusa all'italiana in un rimbalzo di responsabilità fra Tavecchio e Ventura, ma l'ambiente azzurro era ormai divenuto una polveriera. Ventura ha dichiarato di essersi sentito solo contro la Spagna, ma questa sensazione si è trasformata, come ripetuto successivamente su diversi media, in un'ossessione riguardo al fatto che ci fosse una talpa negli spogliatoi. In una chat in cui erano presenti i giocatori e lo staff della nazionale, Ventura fece scrivere dei dettagli sulla formazione per la quale stavano lavorando da tempo. Puntualmente uscirono sui media le informazioni, mandando su tutte le furie l'allenatore. Poi il presunto ammutinamento di Appiano Gentile, poi smentito da Ventura ma che trovò riscontri in alcuni SMS dei calciatori, che chiedevano che fine avesse fatto il CT, che aveva lasciato il centro sportivo dopo la riunione. Per provare a riacquistare credibilità, Ventura avrebbe chiesto a Buffon di spiegare in conferenza stampa che tra i giocatori non si sarebbe parlato di tattica, ma solo di come motivare i giovani, in vista del ritorno con la Svezia, spiegando il peso della maglia azzurra. Ma da Buffon arrivò un secco diniego. La frattura era ormai irreparabile e l'epilogo dei playoff probabilmente segnato. Ma come detto, quando qualcosa si rompe è solo l'ultimo atto di una lunga serie di azioni maldestre, che spesso partono da molto lontano. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!